Salve a tutti, sono Marco Gueli, per chi non mi conosce, per i tanti che non mi conoscono, sono un disegnatore aeronautico nonché un restauratore. Io ho risposto a una richiesta di Claudio per illustrarvi come si facevano i disegni a colori degli aeroplani e come qualche cenno sui restauri sempre aeronautici. Io sono nato a Roma, ho 72 anni e da 73 sono appassionato di aviazione, in particolare aeroplani italiani. Più vecchio sono e meglio è. Quindi la mia passione è nata con me. Mio padre era un appassionato, quindi mi ha un po' inculcato qualche cosa, ma la sua malattia era molto meno grave della mia. Io sono veramente all'ultimo stadio. Quindi sono andato avanti con questa passione fino ai giorni nostri. Quindi ho avuto anche altre possibilità di lavoro, ma l'aeroplano è sempre stato un compendio e a volte è diventato anche un lavoro primario, perché nella vita succedono delle cose per cui quello che tu sai fare lo devi a un certo punto mettere in esecuzione. E a me è toccato pure questo, di lavorare proprio a questo tipo di restauri e di disegni. Ora, i disegni li cominciai nel lontano 1973, perché vidi allora su una rivista che si chiamava Interconera Aviazione Marina, ora non c'è più, vidi dei disegni fatti da quello che io reputo il mio maestro, che praticamente disegnava allora con l'Olegolin, che è un inchiostro diluibile con l'acqua. Il maestro in questione è Pietro Mazzardi. Disegnavo questi profili che a me mi hanno molto affascinato e quindi ho cominciato anch'io, non con l'Egolin, ho cominciato con la tempera, piano piano. Certo, i primi risultati erano, ecco, questo per esempio, per farvi vedere, questo è l'Egolin. Ci sono vari colori, questo è azzurro, ma ci sono vari colori che vengono diluiti e compongono altri colori. Ed è un sistema di verniciatura a pennello o anche ad aerografo. Però io mi sono specializzato prima con la tempera, perché mi trovo meglio con la tempera. Tempera questa, la tempera classica, ancora qualcosa c'è in giro, sanno sempre meno i negozi, però c'è qualcosa. Quindi ho cominciato col pennello, sono andato avanti, ho raggiunto dei risultati, a guardarli adesso sono veramente una cosa indegna, però allora sembravano promettenti, diciamo così. Quindi intorno al 74 ho pensato di andare alla redazione di questa Interconera Aviazione Marina, che se non sbaglio stava a Genova o Savona, io un po' di certe cose non le ricordo granché. Andai lì con questi disegni insieme a mio padre, questi videro questi disegni e insomma, nonostante fossero un po' così, un po' primitivi, sono piaciuti e ho cominciato a lavorare con loro all'illustrazione della rivista. Quindi piano piano mi sono fatto le ossa e fin tanto che sono arrivato a migliorare a quel punto dove adesso bisogna fare il salto di qualità. E ho comprato l'aerografo. L'aerografo è come, ecco, per intenderci, è questo è un aerografo, vedete? Viene collegato a un compressorino d'aria compressa. Questa è una piccola pistola a spruzzo in miniatura, vedete, qui viene messo il colore diluito e con questo si spruzza e si disegna. Quindi con l'aerografo si ottengono dei risultati molto migliori. E quindi sono andato avanti, a un certo punto mi chiamò nel corso di mesi, mi chiamò l'ufficio, allora era un ufficio storico, l'ufficio storico dell'aeronautica, e mi propose di fare una prima serie di 12 stampe relative a aeroplani della Regia Aeronautica della Seconda Guerra Mondiale. E questa prima serie piacque abbastanza, tant'è che poi ce ne furono altre 10, quindi 11 in totale, ognuna composta da 12 tavole, che praticamente comprendono quasi tutti i più importanti aerei avuti in dotazione dall'aeronautica. Quindi ho cominciato con lo SVA, allora gli ultimi disegni che ho fatto è stato l'EFA, quindi tutti gli aerei da trasporto, da addestramento, tutti. E poi non solo, quello mi ha anche dato la possibilità di fare altri lavori, perché non solo l'aeronautica, ma anche altre case editrici mi hanno interpellato per fare illustrazioni dei disegni sempre a carattere aeronautico. E quindi piano piano sono arrivato a 70 anni lavorando a questi disegni. Oltretutto sono disegni che sembrano abbastanza semplici, ma in effetti richiedono
alle spalle una lunga ricerca, perché devono essere fatti, visto che sono destinati a un pubblico chiaramente di espertissimi, quindi devono essere fatti in modo tale da non suscitare critiche da nessuno. Poi le critiche saranno comunque, però il meno critiche possibile. Quindi vanno studiate, vanno viste le colorazioni, le tonalità dei colori, i distintivi, le insegne, tutto deve corrispondere a quell'aeroplano in quel periodo di tempo, in quel fronte e in quel preciso momento. Addirittura si arriva anche a fare, non so, ecco, le trefilature dell'olio, il fumo degli scarichi, il fango sui carrelli, insomma, queste cose poi si arriva piano piano. E quindi è così, vi faccio vedere per esempio come nasce un disegno di questo genere qui. Questo è il disegno, diciamo, a matita, eccolo qua, vedete? Questo è un CR42, è un disegno a matita sul quale si lavora per renderlo esattamente identico a quello che devo andare a disegnare. Quindi deve essere fatto in quel certo modo, lo scarico deve essere fatto in quel modo, tutti i dettagli devono rappresentare questo e soltanto questo velivolo. Alla fine, facendo varie mascherature intorno a questo disegno, con un prodotto che si chiama Frisquet, che è questo praticamente, vedete? Questo è una plastica adesiva, eccola, con adesività molto bassa, che viene attaccata sul disegno, poi si taglia con taglierino e si fanno delle maschere, diciamo, fisse e mobili. Le maschere fisse sono quelle che rimangono poi sul disegno fino all'ultimo. Le maschere mobili sono quelle che vengono messe e tolte a seconda del colore e della sfumatura da fare. Dopodiché, una volta che tutte le mascherature sono state fatte, sono state tolte quelle fisse e quelle mobili, andiamo a rifinire il disegno con pennelli, matite, sfumini, tutto quello che è possibile realizzare nel campo del disegno per ottenere un risultato che si avvicina a questo. Questo è un disegno originale definitivo, e poi si adoperano le varie cose che adesso non si adoperano più, come per esempio, vedete, questo è un ricciolo, si adopera per tutte le parti curve con la matita, col pennino per rifinire le parti curve, oppure si adoperava questo qui che si chiamava sciabola. Questa è una cosa che ormai i giovani d'oggi non sanno nemmeno. Questa è una sciabola e si adopera per tutte le, vedete come è fatta, questo per i profili delle ali, per i profili delle fusoliere, quindi sono strumenti fatti apposta per questo genere di disegno. E poi sono le classiche righe, vabbè, righe, squadrette, queste cose qui, queste qua sono fatte per fare i ricerchi, mascherine per fare i ricerchi, insomma, alla fine tutte queste attrezzature servono per arrivare a questo risultato. Ora, punto. Da un certo punto in poi è arrivata la computer grafica, che ha reso tutte queste cose che vedete totalmente inutili. Non serve più a niente queste cose qui. Perché il computer fa esattamente quello che voi vedete, lo fa meglio e lo fa in una scala infinita. Cioè noi abbiamo questo disegno, questo è, questo rimarrà per sempre. Mentre un disegno così, uguale a questo, fatto col sistema della computer grafica, io lo posso ingrandire anche a scala 1 a 1. E quindi posso farci anche tutti i bulloni, le viti, esattamente come l'originale. Quindi capite bene che è un lavoro che come tempi alla fine più o meno, perché tanto per fare un disegno come questo ci vogliono circa 3 giorni più il tempo impiegato per la ricerca delle insegne, della storia dell'aeroplano. Quindi più o meno adesso io non disegno a computer grafica, però ho sentito chi fa questo lavoro e anche lui, normalmente anche questi computeristi, diciamo così, per fare un disegno del genere lavorano 2 giorni, 3 giorni, dipende dalla complessità del disegno. Quindi come tempo siamo più o meno lì. Il grande vantaggio del computer grafica è che, ripeto, hai la possibilità di correggere quel disegno indefinitivamente. Colore sbagliato, si rifà. Insegna sbagliata, si rifà. Non c'è un limite. Puoi rifare tutto e poi ottieni un risultato che in effetti, io guardo, devo essere onesto, e sono risultati eccezionali, perché vedi esattamente le sfumature, adesso l'hanno raggiunti adesso, perché qualche anno fa non era così, però adesso hanno superato notevolmente la soglia dell'eccezionale. E quindi, però la differenza tra i due disegni qual è? Che qui questa è un'opera, una piccola opera d'arte, diciamo così, irripetibile, pezzo unico. Io ne potrei fare anche 10 di questi e non ne verrà uno uguale a un altro.
Mentre il computer, metti lì, schiacci il bottone e ne vengono 150 identici uno all'altro, bellissimi. E poi io quello che ho sempre detto è che questi sono disegni che in forse hanno un'anima, cioè una volta, adesso non più, però una volta si distingueva il disegnatore che aveva disegnato questo disegno. Cioè si riusciva a capire, questo è Marco Coeli, quell'altro è un altro disegnatore, ognuno c'aveva, erano 5-6, non erano tanti, però ognuno aveva le sue caratteristiche. Oggi non più, perché col computer può essere chiunque. E poi c'è anche una cosa che io vorrei dire, no? Cioè, mentre un bravo disegnatore manuale, volendo, diventa un ottimo disegnatore anche al computer, perché insomma, non è vero il contrario. Perché un ottimo disegnatore al computer, bravissimo, e tu lo metti con i hierografi, e questo fa dei pasticci incredibili. Quindi sì, uno si riconsola un po' così, però è una consolazione, ma è così. Però sono parole al vento, che comunque sia adesso, ormai sono da anni che sto sulla briccia, vedo che i disegni questi che a mano sono sempre meno richiesti. E sono sempre più richiesti quelli, perché vedi, è bello, qua tu non si vede niente, lo so, ma quella, la manualità è quella che è, il computer è un'altra cosa. Però c'è ancora gente, pochi, che gradiscono una cosa fatta a mano che si faceva negli anni 80. Quindi, questo per quanto riguarda i disegni. Poi queste sono le cose, le famose tavole che io facevo per l'ufficio storico dell'aeronautica, come dicevo ne sono 11 serie. Questa, diciamo, è la serie che mi è piaciuta di più, perché dipende anche dal tipo di aeroplano che uno fa, perché l'aeroplano più è piccolo e più si riesce a andare nel dettaglio, no? Perché l'aeroplano è piccolo, più un aeroplano è grande, più il dettaglio si perde. Prima guerra mondiale gli aeroplani erano molto piccoli, per cui mi sono molto sbizzarrito, ho riprodotto il legno, ho riprodotto le eliche, insomma è venuto un buon lavoro, forse il migliore che abbiamo mai fatto. E poi dopodiché niente, per quanto riguarda i disegni, il discorso, ho detto tutto quello che potevo, che è nelle mie conoscenze.